Ok, benvenuti, bentornati bella gente on the run. Stiamo andando a vedere due bei castelli. La mattina è freschina perché siamo già agli inizi di novembre, anche se devo dire che sono temperature piuttosto accettabili. Mi ricordo che l'anno scorso, già un mese prima, ero molto più coperto, avevo molto più freddo. Allora, la metà di oggi sono due bei castelli. Il castello di Monfestino, che è qua vicino, bel castello che purtroppo si può visitare solo da fuori, essendo un castello privato, però ha un bel fascino secondo me. Questa strada ci piace, l'abbiamo fatta già diverse volte, ma è sempre molto bella secondo me. Ci porterà dalle parti di Serramazzoni, ma noi gireremo un po' prima per entrare in questo punto stradino laterale che ci porterà al castello di Monfestino. Dopodiché riprenderemo la strada per Serramazzoni e ci inoltreremo in un altro stradello budello che ci porterà al castello di Pompeano, per una stradina che è un po' strettina, un po' sgarrupata. Spero, almeno vista la stagione, con dei bei colori e dei bei paesaggi. Lì c'è un altro bel castello che ovviamente sarà chiuso perché oggi è infrasettimanale, infatti come vedete non c'è nessuno, però la giornata è veramente bella, non sto proprio soffrendo il freddo. Certo è freschino, perché è freschino, oh ragazzi. Eccoci qua al bivio, che bisogna sempre prendere un po' in modo chirurgico perché c'è proprio è un'inversione, non un bivio. Eccoci qua, stradello, budello, sgarrupato to the max, però l'ambiente è molto molto bello, secondo me è proprio super rurale. Ecco lì già che si vede, guardate che bello il borgo, c'è un po' di attenzione, c'è un po' di rally qua, porca troia, aia. Poi non dite che non sono un adventure anch'io, faccio persino lo sterrato. Da qui davvero si ha una vista molto molto bella, me lo ricordo. Peccato che c'è oggi giù sarà il freddo, sarà la bassa pressione, ma oggi giù nella bassa si respira veramente di merda, perché vedo che c'è una coltre grigio marrone su cui fortunatamente noi siamo al di sopra, ma vedo che laggiù sotto proprio neanche si vede la pianura, tanto è scura. Ecco lì, guardate che bello, si vedono già le torri. Eccoci qua, Monfestino. Noi adesso parcheggeremo e andiamo a farci un giretto. Dai, andiamo a farci il nostro giretto, giusto un paio di informazioni e poi ripartiamo. A dopo raghi, ciao. Eccoci dunque qua a Monfestino, dietro al castello. Ho recuperato qualche informazione, ma abbastanza poche in effetti. Un'antica fortificazione appesa su questo sperone di roccia che probabilmente governava tutta la strada che portava su poi verso Pavullo. Era con tutta probabilità un avamposto dello sbarramento difensivo del Castro Feroniano, di cui so molto poco, anzi assolutamente nulla. Bellissimo castello, molto ben tenuto. Credo sia appunto un'abitazione privata. Siamo in provincia di Modena, in una frazione di Serramazzoni, che tra un po' andremo ad attraversare per poi raggiungere un altro castello, che è quello di Pompeano, che è anche quello molto molto bello, è un'altra storia. E niente, voletti fatti e ce ne andiamo. E dai!
E va bene raghi, eccoci qua. E ok, abbiamo fatto la nostra visita a Monfestino e il suo bellissimo castello, che peraltro un signore l'ultima volta che sono venuto mi ha detto che era pure in vendita al modico prezzo di 1 milione di euro. Raghi, quasi quasi, con tutti i soldi che ho fatto col rap, non so nemmeno quanti zeri si scriva a quella cifra. Di nuovo passiamo sullo sterrato. Rally, molto bello. Peccato sì che appunto la coltre di smog non permetta di vedere il panorama. Eccoci che entriamo a Serramazzone, ma noi adesso gireremo a sinistra e andremo verso direzione Pavullo nel Frignano, dove poi troveremo una stradina laterale che ci porterà al castello di Pompeano. Sì, la strada che dovevamo percorrere tra un po', quando abbandoneremo questa, è un po' una merda, piccolina, veramente tutta buche, però dai, non ci facciamo scoraggiare. Qui si va pianino pianino perché la strada è veramente sgarrupata al massimo proprio. Cioè no, al massimo no, ne ho viste di peggio, però eccoci qua che entriamo nello stradello budello. Ed ecco qua che si vede il castello di Pompeano, molto bello, molto bello. Adesso ci fermiamo e parliamo un attimo. Dai, ok raga, ci siamo, facciamo le nostre cosine e poi ripartiamo. Ciao. Eccoci qua al castello di Pompeano, frazione di Serramazzoni. Il complesso, situato in posizione dominante sulla valle del Rio Cervaro, dirimpetto alla spettacolare parete denominata La Vanga del Diavolo, è difeso naturalmente su 3 lati dallo strapiombo della rupe e su un lato dalle mura merlate. Questo castello era appartenuto prima alla famiglia dei Gomola o Gombola, tant'è che c'è un paese qua sotto che si chiama proprio Gombola, dove leggo che c'era anche lì un castello, residenza primaria di questa famiglia, che poi è franato. Poi il castello è passato agli Este,
una famiglia molto importante, leggo anche Cesi, ma non ne so nulla, però non l'hanno abitata permanentemente, solo saltuariamente. Davvero molto molto bello. E adesso ci avviciniamo, facciamo un voletto, qualche altra foto e poi cominciamo a scendere, penso, per la strada che porta a Gombola, dove doveva esserci un altro castello. Il giretto fino adesso molto bello e divertente. Dai, a dopo. Yo, ciao! E ok, fatto il misfatto, bellissimo posto, credo ci sia anche una trattoria super tosta, ma non mi ci sono mai fermato. E qua entriamo nel stradello budello che ci porterà giù in fondo a questa valle. Come vedete c'è un furgone e una moto ci passano a stento e adesso si farà un bel pezzettino di bosco molto tetro, perché si scende in questa valle che è piuttosto, come dire, imbudellata. Qui c'è pure la ruspa, ci farà passare? Sì, dai, ce la facciamo. E qui la strada proprio è, mannaggia l'ostia, che uno potrebbe, a ragione, dirmi: ma il tuo spirito d'avventura dov'è? Io te lo dico, è sul divano, lo lascio sempre lì quando esco, perché raga, io sono nerd, cioè queste cose che sto facendo sono già al limite della mia avventurosità, cercate di apprezzarle. Allora, quella spaccatura che si vede là è quella di cui parlavo prima, la Vanga del Diavolo. Che bel nome pittoresco. Ecco qua che si entra nel ripidissimo stradello budello dentro il bosco. Io mi alzo un po' qua perché sennò vedo una mazza. Da questo tetro e scurissimo bosco poi dovremo sbucare fuori a Gombola, che è il paese in cui c'era la residenza principale dei proprietari del castello di Pompeano. Dove dicevo, c'era anche lì un castello, la loro residenza, credo, residenza che, se non ho letto male, come dicevo prima, credo sia crollata insieme alla frana che interessò tutto il paese. Lì c'è una bella chiesa appesa proprio a uno strapiombo, la chiesa di Gombola, davvero davvero molto selvaggia, molto così ostile, non c'è assolutamente nessuno e via Ponte Gombola. Davvero bella sta strada. E veramente c'è deserta. Allora, sono quasi tentato di fare una strada nuova che non ho mai fatto. Ci buttiamo così?
E va bene, abbiamo preso questa strada, speriamo bene perché questa strada non l'ho mai fatta, ho detto sempre un sacco di volte, bah, prima o poi la voglio fare, prima o poi la voglio fare e non l'ho mai fatta. Speriamo non sia un tratturo, giusto parlando, no, di avventura. Eccolo qua il mio spirito avventuriero. Guarda, vi giuro, questa cosa della mototerapia continuerò a dirla perché c'aveva un po' questo blu, questa patina blu addosso e niente, si va in moto e sentimi come sono contento, guardami come sono felice. Molto belli sti posti, caspita, avrei dovuto farla prima questa strada. Ui, ho preso una sventolata su una buca, raghi, ho dato una grattatona, sono un po' cagata addosso, ho voluto piegare un po' troppo e c'era una buca e chiaramente con la buca la moto si abbassa ancora di più e ho bang bang bang, ed ecco che scendiamo nella valle del Panaro per ricongiungerci alla strada che poi ci porterà verso la Bassa e verso casa. Giro dai piuttosto breve, ma ormai sta stagione qua non è che si possa fare tanto di più, non si può uscire troppo presto la mattina perché è buio, maledetta ora legale, e inoltre fa buio anche presto e soprattutto fa freddo. Devo dire che come freddo non è che ci sia così intenso, come detto l'anno scorso di sto periodo qua sono uscito qualche volta in moto e c'era la metà dei gradi che ci sono oggi, però nonostante questo sto abbastanza bene tranne le chiappe, so, le chiappe fredde, cold chicks. Mi sono fermato, ho controllato un attimo gli scarichi e niente, ho dato una grattata di quelle colossali. Beh, io non è che faccio le pieghe, però non me l'aspettavo proprio, forse ero un po' troppo inclinato o nel modo sbagliato. C'è stato questo piccolo avvallamento e insomma ho grattato l'ira di Dio, forse oppure un attimo storticchiato lo scarico, ma forse è invece un effetto ottico perché insomma metà della parte sotto lo scarico adesso è bianca. Eccoci qua, quasi giù a fondo valle. Dai, abbiamo fatto 2 bei castelli, una strada nuova che ci è molto piaciuta anche se ci ha sgrattonato via un bel po' di scarico. Quasi a casa, il giro si conclude, secondo me è stato molto carino. Ci sentiamo al prossimo episodio che vorrei andare al lago della Ninfa a vedere gli alberi con i colori fiammanti dell'autunno. Perciò raghi, ci sentiamo, questo è Underrun, alla prossima, ciao!